Buongiorno ragazzi, buongiorno, benvenuti o bentornati a chi si ripresenta qua sul mio canale e oggi vi porto una moto che è nel mio cuore, quindi questa recensione comunque ragazzi ve lo dico è smaccatamente di parte perché io adoro, ma prima fatemi spegnere il quadro perché non vorrei rimanere qua in mezzo ai monti con lei, con l'RS 660 Aprilia. Ringraziamo per questo test Farmotor di Genova, mi raccomando andate a trovarli, vi ricordo che ci sono ancora un po' di chicche 2024 e questa è un'occasione perfetta perché se avete guardato un po' di video su EICMA sapete che le differenze fra questa versione e la versione 2025 che deve ancora peraltro si deve ancora sapere per esempio il listino, le differenze sono veramente poche, sono quei 105 cavalli invece che 100 cavalli che quindi è un dashboard che sarà diverso, poi lo andremo a vedere quando arriveranno le 2025 e anche i tasti che saranno retroilluminati oltre alle alette aerodinamiche. Alette aerodinamiche che onestamente se usate questa moto principalmente per quello che pensate, ovvero una sportiva stradale, potete probabilmente farne anche a meno che non vi piacciono e allora lì non entro nel merito. Un po' come la Tono 660, lei è la sportiva medio gamma, anzi la sportiva unica che potete scegliere in casa Aprilia, in un segmento che ormai si è popolato molto perché fra lei, la Suzuki e altre di questa categoria sono quelle sportive che mancavano un pochino, più che altro non ci sono più le sportive estreme, le super sportive, ma ci sono queste che sono sportive. Perché dico questo? Perché di differenza ce n'è abbastanza fra quello che è una super sportiva e questa, vi rendono la guida un po' più godibile anche su strada. Anche se, attenzione, non stiamo parlando di una moto da commuting, non stiamo parlando, anche se c'è la mappa commute, non stiamo parlando di una moto particolarmente comoda, non stiamo sicuramente parlando di una moto da due, anche se queste qui che sembrano delle alette in realtà dovrebbero servire per far sì che il vostro passeggero si possa tenere. Io reputo che oltre ad andarci al mare, se abitate già al mare, quindi a pochi chilometri da casa, in due su queste moto non si possa fare della strada. Una vera sportiva Aprilia per quanto riguarda il telaio, che è travatura in alluminio, con telaietto posteriore anche lui in alluminio e forcellone in alluminio, infulcrato tutto sul motore che funge da elemento stressato. Questo si è fatto per sia economie di costi, ma anche per cercare di avere una moto più leggera possibile. E leggera vi assicuro che lo è veramente. Pesa 175 kg con 5 litri di benzina, è la più leggera della categoria. Vi portate in giro fra le curve veramente poco peso e questo fa tanta differenza per quanto riguarda il fattore divertimento e sportività e lo sentite in ogni ambito della guida, ingresso curva, frenata, percorrenza, uscita, e qua è il secondo punto favorevole positivo, in uscita perché voi avete una moto che sì è vero ha non troppi cavalli, cioè 100, soprattutto una cubatura non eccessiva, 660, motore che è una bancata dell'RSV4, fasato a 270 gradi, manovellismo a 270 gradi, quindi suona un po' come un bicilindrico a V, ma grazie al peso contenuto voi avete una spinta in uscita che non è male a patto di tenerla a giri un po' alti. Un po' alti ragazzi, non pensate, se siete della vecchia scuola, a giri da R6, perché comunque questo è un bicilindrico. Io so già le critiche di molti che dicono è purtroppo una moto così cara a 11.000, prezzata a 11.700 euro, con un bicilindrico l'avreste voluto avere un 4. Probabilmente se Aprilia avesse dovuto sviluppare un altro tipo di motore sarebbe stata una moto veramente troppo cara. Invece hanno deciso di fare così e secondo me è la cosa direi giusta perché la moto merita veramente. Inoltre è un motore fluido, è un motore molto regolare in basso, è un motore che allunga bene. Certo, è un bicilindrico, sono d'accordo con voi. Se voi odiate le bicilindriche, non vi potrà mai piacere questa moto qua come altre bicilindriche, questo è chiaro ed evidente. Dal punto di vista ciclistico abbiamo forcella completamente regolabile, Kayaba, mono Sax e nella versione 2025 esisterà anche una factory con Olins davanti e soprattutto avete quindi possibilità di regolazione completa, ma io già così la trovo ottima. Onestamente per riuscire a pensare di dover toccare qualcosa a livello di idraulica dovrei averla per mesi e mesi e mesi e probabilmente magari poi qualche aggiustamento viene fuori che uno lo vuole fare, ma vi dico che così dalle prime assolutamente non ne sento il bisogno. Parliamo
prima di tutto di ergonomia, di come si sta in sella, e ve lo faccio vedere subito. Bene per quanto riguarda la parte posteriore, nel senso che non avete le gambe troppo sacrificate se siete alti 1,70 come sono io. Questo è l'angolo che voi avete, non è affaticante. La sella ha un ottimo schiumato, esattamente come ho detto per la Tuono, direi che è lo stesso schiumato. Vi dà possibilità, una buona, non esagerata possibilità di movimento in sella, perché poi si arriva sul tegolino del passeggero. Le pedane, i semimanubri sono abbastanza carichi, moderatamente carichi, non è un R6, però come potete vedere comunque non è una posizione alle quali probabilmente molti sono più abituati. Il cupolino protegge poco, non protegge tantissimo, e anche il fatto che sia così stretta, così attillata la carena fa sì che, come voi vedete, le mie ginocchia sono già praticamente fuori sagoma della carena, quindi non siete così protetti. I semimanubri sono abbastanza chiusi, li trovo. Sono abbastanza chiusi, ma non sono bassi, non vanno troppo verso il basso. Il quadro strumenti è carino, il dashboard è un po' piccolino, la leva Brembo è associata anche a freni da 320 Brembo, dischi da 320 con pinza radiale Brembo, un'ottima frenata che mi piace, e il posteriore è abbastanza carente, e soprattutto trovo la leva che vorrei regolarla perché non è una posizione che mi piace molto, ma comunque il freno posteriore è molto poco incisivo. La frizione è morbidissima, un burro, ma devo dirvi che con il quick shift che ha l'ho usata veramente poco, perché comunque poi anche ad andature basse, sotto non troppo carico di gas, si riesce a manovrare bene. La differenza tra le mappe non è marcatissima, compare un po' di on-off nella mappa più sportiva, e io mi sono trovato bene con la Dynamic fra le curve. La mappa, quella commute, è un pochino troppo sgonfia, e la Dynamic non è così estrema, quindi mi trovo bene a usare quella. Per me questa, e sia ben chiaro, da questo video deve emergere questo, è la piccola sportiva mia preferita, la numero 1, senza alcun dubbio. Se dovessi avere probabilmente 20 anni, 22 anni, la prenderei già anche in versione depotenziata, perché è possibile averla in versione depotenziata, farci un po' di esperienza e poi farmela ripotenziare, in maniera che riuscirei comunque a godermela, se anche magari siete giovani e vi piace cambiare spesso moto, a godervela per più anni. Adesso vi faccio vedere il dashboard dell'RS 660, veicolo, tenendo premuto il tasto destro, questo è anche il cruise control che lo ha. Veicolo, qua avete le principali opzioni. Calibrazione, c'è anche la possibilità di calibrare i pneumatici quando li cambiate, in maniera da avere il traction che funziona sempre in modo coerente con il diametro della gomma. Modalità road o race. Sotto il tasto dell'accensione c'è un pulsantino che vi permette di cambiare fra time attack e challenge. Queste due mappe sono completamente personalizzabili. Tenendo premuto sempre il tasto sotto l'accensione, voi avete la possibilità di regolare time attack, per esempio, la mappa motore, poi l'engine brake, che adesso è settato a 2, il traction control, l'anti-wheelie e l'ABS, che disabilita o abilita lasciando libera la ruota posteriore, per esempio. Questo quando voi lo mettete nella configurazione race. Fantastica priglietta, fantastica veramente. Ma adesso andiamo a fare ancora qualche ripresa e noi ci vediamo al prossimo video. A presto ragazzi, ciao! Nessuna noia, ogni curva è una danza d'amore. Chiedete di Zach e di Riccardo, perché vi ricordo che siamo nel 2025, quindi questa che è una 2024, loro hanno alcune chicche per voi, come per esempio una Extrema già targata, che ve la possono dare a un ottimo prezzo. Se andate a vedere quanto costa nel 2024 il listino l'RS 660 base, ecco, praticamente più o meno ve la possono dare a quella cifra, quindi molto interessante. Dei semimanubri che sono vincolati alla piastra di sterzo e sono peraltro superiori alle forcelle, alla testa delle forcelle, quindi sono leggermente più alti rispetto a una stradale pura. Vantaggi e svantaggi: beh, il vantaggio sicuramente è che avete una guida che un'ergonomia un po' più comoda rispetto a una stradale al 100%, come poteva essere una vecchia R6.
Lo svantaggio? Beh, lo svantaggio è che così non potete regolarvi l'apertura del semimanubrio come potrebbe piacervi, quindi ve la dovete prendere un po' così, ma vi assicuro che questa moto è una Aprilia al 100% nel DNA. Il motore che potrebbe per alcuni far storcere il naso, perché è il bicilindrico fronte marcia, sarebbe praticamente una bancata dell'RS V4 fasato a 270 gradi, suona un pochino come un motore AV. È una moto leggerissima perché 175 kg con 5 litri di serbatoio, con 5 litri di benzina nel serbatoio, ne fanno veramente una moto divertentissima, una moto che nonostante sia così piccola, perché un interasse sotto i 1400 mm, non la rende comunque nervosa, perché Aprilia, se c'è una cosa che sa far bene, sono le ciclistiche, e questa moto ci mette un metro per farvi capire quanto lei sia efficace. Peccato per la giornata veramente tanto ventosa, molto ventosa, ma l'asfalto quantomeno sembrerebbe asciutto, anche se freddo. Una cosa che si sente di questa moto è proprio l'asfalto, che lo sentite, lo riuscite a percepire molto molto bene, e il sound, sentite che sound di aspirazione che ha, un settaggio della forcella e del mono che non è estremo. Campi aperti e cielo terzo, il motore canta la sua canzone, il mio cuore batte un po' più svelto, Un po' di vibrazioni che compaiono intorno ai 5000 giri e anche un po' di cacche. Dal meglio di sé, dai 5-6.000 giri in su, non ha castagna questo motore. Se aprite a 3.000 giri, come vedete, ci mette un po' di tempo a salire, ma il suo bello proprio è quest'anima racing che ha. Il peso così basso non deve farvi pensare che 100 cavalli siano pochi. Secondo me 100 cavalli su una moto così sono giusti, ma quello che si nota è che una ciclistica così valida, così buona, di questo telaio Aprilia tutto in alluminio con telaietto posteriore scomponibile, telaietto reggisella scomponibile, una ciclistica di questo genere vi fa pensare mentre la guidate che questa moto potrebbe senza problemi, senza grosse modifiche, reggere anche 120-130 cavalli. La gestione del gas, io pensavo che avesse un po' di on-off, invece non ne sento. Di una gestione del gas che mi piace, in mappa Dynamic. Vi ricordo che ci sono 2 mappe personalizzabili, ha anche il controllo del freno motore, oltre ad avere l'ABS cornering, controllo di trazione regolabile su 8 livelli. Era sportiva e pura, lei è armonia, tra bilanci e risate, ogni istante un'avventura sicura, tra il vento e le notti. Intorno ai 5.500-6.000 giri, le vibrazioni a media frequenza, medio-alta, arrivano sulle pedane, sono un pochino fastidiose, sul manubrio no, e neanche direi sulla sella non arrivano. Abbastanza sensibile al forte vento che c'è, una moto così leggera. Mi piace anche la frenata molto potente, la doppia coppia di dischi Brembo da 320 all'anteriore. Di gioia, con l'RS6 sento nessuna noia, ogni curva è una data. Come vedete c'è tanto sale qua su questa strada, voglio stare attento, e guardate anche i cavalli. Nel cuore, occhi vivaci, risate sincere, le notti calde col cuore in mano, ogni momento sembra un piacere, senza fretta tra stelle
di punti negativi a questa moto non riesco purtroppo per voi, se volete criticarla, per chi la vuole criticare, io non riesco a trovare punti negativi su questa moto. Forse il cambio un pizzico meno reattivo e veloce in scalata e il freno posteriore, la leva del freno posteriore che vi ho detto non mi fa impazzire come è posizionata. Guardate che bella immagine di Genova che vi sto lasciando. Voi mi sentite dire su certe moto che magari non sono sportive che vi dico di no, e vi potrà sembrare strano che io invece vi dica su questa moto può essere presa come prima moto. Sì, assolutamente, anzi è propedeutica. Potete scegliere l'RS 457 o questa in versione depotenziata se volete prendere una prima moto sportiva, perché con questa moto imparate ad andare in moto veramente. Ci sono adesso, va molto di moda, va tanto di moda parlare di fuoristrada, di fare strade con moto magari poco impegnative su strada, ma ragazzi, quando mettete 200 kg fuori dall'asfalto la faccenda si complica. E allora se anche una moto così che può fare probabilmente 240 all'ora, voi mi dite se invece io la consiglio come prima moto? Sì, perché è sicura, molto sicura, è stabile, non è eccessivamente reattiva, dovete guidarla voi come una vera moto, dovrebbe essere una moto sportiva, la dovete voi portare dentro le curve e poi lei rimarrà assolutamente lì dove deve stare, ma non è un gioco e si sente che è una moto matura, concreta, non è un giocattolino instabile con una ciclistica o delle frocelle, un mono economico. Qua è tutto accordato alla perfezione dagli uomini Aprilia, frenata eccellente, tutti i controlli ABS, cornering, quindi siete super sicuri. Il motore gira molto regolare, non ve ne ho parlato prima, è fluido, vediamo se qua ci passiamo, sì, è fluido. La moto è impegnativa nelle manovre, nel senso che vi si chiude il manubrio sul serbatoio quando girate per l'angolo di sterzo che non ha giustamente. Attenzione, o lei o la Tuono 660, lo stesso discorso vale per la Tuono 660, che io la troverei più divertente, più facile, proprio per non avere i 6 manubri che vi danno una posizione completamente diversa, siete molto più caricati. Questo è chiaro ed evidente come il sole. Nel frattempo, mentre parlavamo, siamo arrivati proprio a 20 a litro. Io ho idea che arriveremo a 21 indicati su questa moto, incredibile. Ragazzi, mi sono già protratto fin troppo. Per Angi questo è un Super C, uno dei Super C più sicuri che vi posso dire. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ringraziamo Farmotor. Per Angi è tutto, ciao!